Ciao a tutti, kiters e non, sono Sara la kitesurfista. Faccio ed insegno kitesurf ormai dal 2013 ed anche wingfoil. Chi mi conosce sa già che in questo canale ci sono un sacco di contenuti interessanti in ambito watersport, quindi kitesurf e wingfoil per lo più. In questo video voglio rispondere alla domanda: Sara, ma che app mi posso scaricare sul telefono da buon kitesurfista? Quali sono le app che non possono mancare nello smartphone di un kitesurfista e wingfoiler anche? Quando iniziai io anni fa avrei stravoluto trovare questo genere di informazioni. Ma andiamo a sodo, ecco a voi le 14 app necessarie e molto importanti da avere per kitesurfer o wingfoiler nel 2004. Numero 1, app ICO. Come istruttrice certificata ICO non posso che iniziare con l'app della ICO, per la quale ovviamente non ricevo alcun benefit né sono sponsorizzata. Una volta effettuato il corso presso un centro certificato ICO riceverai la tua card, la tua tessera, e vi metto qui il video che avevo fatto dove spiego bene quali sono i livelli ICO. Quindi ti puoi scaricare l'app dove puoi vedere a che livello sei arrivato nel processo di apprendimento del kitesurf. Da qui infatti puoi solamente migliorare ed hai accesso a un sacco di ebook o corsi online. Puoi anche diventare istruttore in qualche momento, persino examiner se volessi. Devo dire che l'app nel tempo è molto migliorata, piena di ebook, anche in italiano, su argomenti importantissimi relativi al kitesurf. Vi è la lista dei centri ICO in giro per il mondo dove puoi effettuare un corso e dove fare eventualmente un corso istruttori. Per noi istruttori è figo perché c'è anche una dashboard per cercare lavoro nei centri certificati, vedere se sei ancora assicurato e quanti kitesurfer hai già certificato e anche se ti hanno fatto delle reviews. Numero 2, app della Duotone Academy, sia per kitesurf che per wingfoil. A mio parere rimane l'app migliore per la progressione ad oggi. Sia l'app Duotone Academy Kitesurf e Duotone Academy Wingfoil a mio parere sono delle app fantastiche per la progressione ed anche per creare community, perché ti puoi fare il tuo profilo e puoi flaggare tutte le cose che hai già fatto o che no e i trick che ovviamente stai allenando. Puoi partecipare attivamente alla community di riders registrati, puoi aggiungere video, puoi comunicare al mondo i tuoi miglioramenti, ma di fatto la puoi usare semplicemente per guardare video lezioni che siano da beginners, wave riding, kite foiling, wing foiling, beginners, fino a tricks, quindi fino a manovre avanzate. Ovviamente ti linko in basso dove puoi fare il download. C'è anche un canale YouTube della Duotone dove si trovano tutti questi video. Personalmente la consiglio molto ai miei alunni e amici anche per ripassare o per allenarsi su nuove manovre. Attenzione, non sostituisce un corso, ma è mega utile per visualizzare il tuo prossimo trick. Ah, è in inglese. Benedette siano poi le app per le previsioni del vento. Al terzo posto metto infatti l'app Winguru Lite. Se ti vuoi scaricare l'app o che tu lo apra semplicemente dal tuo browser preferito, Winguru è fantastico, è creato da questi geni cecoslovacchi, è sempre sul pezzo e devo dire è una di quelle app che non delude mai per l'accuratezza delle previsioni. In base allo spot scelto precisa quindi la velocità del vento, la raffica, la direzione di onde, la misura delle onde, il periodo delle onde, la temperatura, l'eventuale nuvolosità e precipitazioni. Mette anche addirittura le stelline per quantificare quanta può essere figa la giornata. Per i comuni mortali non è necessario fare l'abbonamento a Winguru Pro, che costa circa 20 euro l'anno. La parte gratuita è più che sufficiente. Il mondo delle previsioni è ovviamente mega vasto, volendo un giorno farò un video a sé. Al quarto posto c'è poi Windy. Windy è l'app da tenere costantemente sott'occhio per noi naviganti, che siano kitesurfer, wingfoiler, addirittura chi va a vela. È semplicemente fantastica. Io la apro anche se sono in montagna, in coda in tangenziale, al bagno. È gratis, ma volendo c'è anche la versione Pro. Non è necessaria la versione Pro. L'idea di vedere in tempo reale che vento sta facendo in tutte le parti del mondo e le onde mi fa veramente impazzire. Sì, sono abbastanza fuori per questo, sono decisamente troppo invasata. Per un kiter la gioia che ti fa vedere quelle macchie gialle, verdine, rosse, purple, è incredibile. So già che qualche altro invasato di meteorologia la penserà come me. Ma torniamo a noi. Windy ti fa vedere i movimenti ventosi del globo
e soprattutto del tuo home spot. Puoi cambiare, puoi anche vedere radar meteo, la direzione delle onde e misura delle onde, ma anche piogge, fulmini, saette, neve, qualità dell'aria. Chi più ne ha più ne metta. Insomma, per me devo dire che passo più tempo su Windy che su Netflix. Numero 5, Park4Night. Per chi ama e fa parte dei van lifer, quindi di quelli che girano con le furgo o no, Park4Night è molto molto valida. Conosco un sacco di kiter che di solito dormono anche in auto e avere Park4Night ti aiuta e ti facilita a trovare dei parcheggi sicuri o no, magari vicino al prossimo spot. Numero 6, Hulan Up. Hulan Up ti aiuta a monitorare e traccare, diciamo, quindi ti dà la mappina GPS della tua sessione di kitesurf o di wingfoil, ovviamente. Funziona con Apple Watch e Garmin, per salti e GPS è in realtà molto figa. Al numero 7 c'è anche Surfer Up, che è una figata, soprattutto per vedere quanto in alto salti e per far parte e, diciamo, sfidare la community di kitesurfer in tutto il mondo. Nell'app ci si deve registrare e si compete in maniera astratta con tutti i kiters del mondo che a loro volta hanno l'app e basicamente misurano i salti e i tricks. Si usa l'app basicamente collegata al telefono che si deve portare in acqua. Quindi in questo caso qua giù vi consiglio un'ottima custodia waterproof per il telefono perché è fondamentale. Numero 8 è l'app della Red Bull. Per noi fanatici di questi sport che ci mantengono con l'adrenalina a 1000, diciamo che nel tuo telefono non può mancare l'app della Red Bull. Ci sono film, serie e documentari sul mondo surf e kitesurf, ma anche mountain bike, snowboard e chi più ne ha più ne metta. Con quest'app si possono spesso vedere anche eventi live o competition live. App numero 9, The Kite Mag App. Questo è tipo un magazine online, c'è questa app dove si possono vedere contenuti interessantissimi sul mondo kitesurf. È in inglese e puoi anche abbonarti per vedere i contenuti in maniera completa, non costa molto, tipo 20 euro l'anno, ve la consiglio. Vi consiglio di farvi anche il premium, ci sono anche articoli a disposizione gratuita comunque. Le immagini e i contenuti di questa rivista sono veramente top. Numero 10, Kite Spot App. È un'app gratuita e scaricabile, è fatta bene e mappa basicamente tutti gli spot in giro per il mondo, dandone anche informazioni utili. Ci si può anche creare un account e dare informazioni, condividere spot, ricevere punti premium, eccetera, eccetera. C'è anche qui la versione premium a pagamento. Numero 11, come non includere Instagram nelle app da avere per kitesurfer o wingfoiler. Se sei uno tra i pochi rimasti a non avere Instagram, ti consiglio di fartelo quantomeno per stare sul pezzo e vedere un po' i contenuti che girano sul mondo kitesurf ed anche wingfoil. Puoi vedere dove sono le competizioni, quali sono gli spot migliori, i profili dei vari riders, trovi una lista qui anche in basso che ti linko, o puoi semplicemente cercare contenuti usando i vari hashtag kitesurf destination, eccetera, eccetera. Numero 12, YouTube. Se sei qui già ce l'avrai, immagino, e sarà, spero, tra le tue app preferite. Diciamo che qui nel tubo ci sono una marea di contenuti strautili per i kitesurf e il wingfoil. Tutorial, gente come me che vi spiega cose. Di fatto ti ricordo di iscriverti al canale e mettere la campanellina. By the way, qui in basso ti linko anche la lista dei miei canali YouTube preferiti da seguire. Si trovano un sacco di cose su YouTube. Numero 13, Kiteboard Hero. Videogioco molto interessante a tema kitesurf. Non è gratuito ma costa una tonteria, tipo 3-4 euro, ed è molto carino. Numero 14, GoPro Quick, un'app necessaria se usi la GoPro in acqua o fuori per editare poi i tuoi video delle tue sessioni tue o quando stai facendo dei video degli altri amici kitesurfer. Ovviamente queste app non sono le uniche, anzi se ne hai delle altre da consigliare ti prego di scriverlo nei commenti. Queste sono quelle più importanti che a mio parere ogni kiter e wingfoiler dovrebbe avere già scaricate nel proprio smartphone. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Ciao!